Ciao amici, bentornati sull'arte del fatto a mano e un benvenuto a chi per la prima volta si sta avvicinando ai miei tutorial. Questo è un canale di tutorial uncinetto di varie difficoltà e ho anche un gruppo su Facebook che si chiama con lo stesso nome del canale. Vi consiglio di venirci a trovare e ad unirci alla nostra community. È un bel gruppo dove ci si scambia idee e consigli. Innanzitutto vi consiglio anche di iscrivervi appunto al gruppo, perché potreste perdere, anche se vi iscrivete al mio canale, a volte YouTube non manda le notifiche di avvenuta pubblicazione di nuovi tutorial. Quindi se vi piace particolarmente seguire i miei tutorial, vi consiglio appunto di iscrivervi. Vi metterò il link del gruppo Facebook, dove c'è scritto altro sotto il video. Cliccando su altro si aprirà una pagina di informazioni varie. Allora, detto questo, chiudiamo la parentesi dei social e vado a spiegarvi un po' il nuovo lavoretto. Allora, il lavoretto di oggi, il tutorial, è semplicissimo ed è fatto con un filato molto bello, un filato semplice, naturale, ma veramente bello da lavorare, poiché è ritorto. Infatti è un filato catenella. Il filato catenella è un filato appunto che presenta le fibre, cioè i fili del cotone intrecciati tra di loro, e quindi lavorarlo è veramente un piacere. Il filato è il Natural Cotton Hire della Ice Yarn, un filato molto economico. Sono gomitoli di puro cotone naturale da 100 grammi, con una metratura di 300 metri ogni 100 grammi, un filato che rende molto perché è un filato pieno e venne lavorato con l'uncinetto del numero 3,5. Infatti noi andremo a lavorarlo con l'uncinetto numero 3,5. Ho fatto con questo filato anche il cardigan Free Spirit, lo trovate sempre sul mio canale se sfogliate appunto tutti i video. Penso che con 250 grammi la mia taglia la riesco a fare. Dopo dipende dalla lunghezza e dalla larghezza naturalmente che andrete a realizzare, perché questo è un capo che potete fare anche a vestito, anche lungo fino ai piedi, vestitino, mini abito, potete fare un top molto corto, una magliettina appoggiata in vita, una diciamo, una maxi maglia, perché si può fare anche molto largo, quindi un oversize, e insomma potete fare quello che volete. Quindi mi servirà questo cotone o un similare, magari vedrò se trovo qualche similare da mettere il link sempre nelle informazioni. Uncinetto numero 3,5, se avete la mano stretta vi consiglio anche un 4. Ci serviranno alcuni marcapunti solamente per calcolare appunto lo scalfo e le spalle, un ago da lana per cucire le parti, la mia forbicina, solite cose che vi consiglio di avere sempre in casa, e il metro da sarta, indispensabilissimo per calcolare appunto la nostra taglia. Allora, il punto che andiamo a utilizzare è un punto semplicissimo, tra l'altro vedete che si ripete un motivo sopra l'altro, quindi ci sono solamente 4 giri da ripetere, che appunto avranno sempre questi 4 giri che si ripeteranno. Ci saranno gli inizi e la fine uguale, cioè una volta imparato questi 4 giri potete proseguire all'infinito, è veramente facile. Il motivo lavorato con la mia mano e col mio uncinetto, il mio filato mi dà circa 7 cm, 6 cm, sì, 7, da qui a qui, questo è il motivo. E in altezza, calcolando la cappettina, perché vedete mi dà 4 cm nella parte più larga e 3 cm nella parte più stretta. Allora, io ho già fatto i 2 pannelli, vedete, questi sono i 2 pannelli che ho lavorato, li ho piegati, adesso andiamo a aprirne uno. Sono 2 pennelli semplicissimi,
lineari. Guardate che bello il punto, vedete, che poi noi andremo a cucire sul fianco e il pezzettino della spalla. Il multiplo di questo punto è di 13, quindi voi per fare la vostra larghezza vi consiglio di fare, per calcolare la vostra larghezza, di fare un campione come andremo a fare adesso, perché io andrò a fare su un piccolo campione di 3 motivi, andrò a farvi vedere appunto il punto lavorato, perché poi sempre la stessa cosa. Quindi per fare un campione andremo a fare 13 più 2, perché il multiplo è 13 più 2. Nel caso della mia maglia ho fatto 6 motivi, quindi ho fatto 13 per 6 che fa 78 più 2 80. Ecco, questo per farvi capire. Vi do anche due misurine, in caso avete la mia misura potete eseguire il tutorial. Beh, ma a parte che io vi farò vedere il campione, comunque io con 6 motivi ho una larghezza di 46-47, non l'ho ancora stirato, si può stirare, quindi se volete vedere di più trasparente il motivo, allargarlo un po', si può stirare. Io non l'ho stirato, stirandolo naturalmente aumenta sia in lunghezza che in larghezza, perché è un filato che dà una bella elasticità, è bello, morbido, meraviglioso, a me piace un sacco. Infatti farò sicuramente altri tutorial con questo filato. Per la lunghezza non c'è problema, perché basta ripetere i motivi all'infinito oppure di meno e avete la lunghezza che volete. Adesso noi andremo a fare appunto un campione, andrò a fare 3 motivi, quindi 13 che è il multiplo per 3 che fa 39, più 2 41 per fare il campione. Vi consiglio di fare un piccolo campione anche voi, così su questo campione potete calcolare senza sbagliare la vostra taglia. Non ci sono dispari, non ci sono pari, potete fare i pannelli di tutte, che siano 6, che siano 7, che siano 5, potete usare anche un altro filato, qualsiasi filato potete usare, perché appunto è facilissimo da adattare. Quindi adesso partiamo facendo appunto il campione. Vi farò vedere a fare appunto i 4 giri, poi vi farò vedere a fare questa rifinitura. Quando avrete raggiunto la vostra lunghezza ideale, finiremo con appunto il quarto giro del motivo, aggiungendo questi pippiolini di 4 catenelle. Vi ripeto che potete usare qualsiasi filato, perché una volta fatto il campione sarà facile per voi calcolare la vostra taglia, quindi potete utilizzare anche un filato più sottile o anche più spesso, se volete appunto anche non so, un copricostume che sia più traforato. Io sto usando l'uncinetto del 3,5, ho fatto il mio nodo d'inizio, andiamo adesso a fare il campione, che poi è uguale, una volta ripetuti aumentati i 13 punti in più per ogni motivo. Andiamo appunto a calcolare 3 motivi per il campione, quindi abbiamo detto 13 che è il multiplo per 3, 39, più 2, quindi 13 più 2 è il multiplo. Andiamo a fare 41 catenelle di inizio per il campione. 3, 4, ecco, ho fatto le mie catenelle 41 nel campione e andiamo a lavorare, ho detto no, prima a pannello, quindi 2 pannelli in giro di andata e ritorno. Quindi il primo giro ci alziamo con 1, 2, 3, 4 catenelle, poi conto 1, 2, 3, 4, 5, nella 6 vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 2 e 3, salto 2 catenelle, vado nella terza e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, salto 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella quarta e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, salto 2 maglie di base, nella terza faccio la maglia bassa, terzo arco che ho saltato solo 2 catenelle,
quindi 1 2 3, il terzo arco che ho saltato solo 2 catenelle, quindi salto le 2 catenelle e vado nella terza e faccio la maglia bassa. Riprendiamo 3 catenelle, sono sempre 3 catenelle, però una volta salto 3 catenelle di separazione, faccio la maglia bassa nella quarta e 3 volte salto 2 catenelle, faccio la maglia bassa nella terza, quindi 1 2 3, salto le 2 catenelle e faccio la maglia bassa nella terza, 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, vado nella terza e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, vado nella terza e faccio la maglia bassa. Quindi facciamo un archetto, sono tutti archetti di 3 catenelle, uno ne saltiamo 3 di base e 3 ne saltiamo 2 di base. Finiamo con il giro quando avete ripetuto in base a quello che avete calcolato i vostri motivi. Finiremo con 1 2 3 catenelle, finiamo come abbiamo iniziato, cioè saltiamo le 3 1 2 3, nella quarta facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo 1 e 2, nella terza facciamo la maglia bassa e finiamo il giro con una catenella e una mezza maglia alta, saltando vedete una catenella, nell'ultima facciamo la mezza maglia alta. Vedete, ho caricato il filo e ho chiuso tutto insieme, un gettato, chiuso tutto insieme. Questo è il giro di base della partenza del nostro capo. Ora giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare il secondo giro. Secondo giro si lavora in questo modo: parto con 3 catenelle, 1 2 3, carico il filo, entro nella stessa maglia di base delle catenelle, questo foro, e faccio una maglia alta. Da qui vedete qua abbiamo un arco, il primo lo salto, vado nel secondo e faccio una maglia bassa. Da qui carico il filo, vado nell'arco successivo, all'interno di questo arco, che sarebbe quello dove abbiamo saltato 3 catenelle di base, vado a fare nello stesso arco 6 maglie alte. 1 2 3 4, guardate come si lavora bene, 5 e 6. Vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa. Da qui carico il filo, vado sull'arco successivo, non dentro, sopra le catenelle, nella seconda, sono 3 in quella centrale, la seconda vado a fare una maglia alta, poi nello stesso punto di base faccio 3 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto di base, 3 catenelle, carico il filo, nello stesso punto di base vado a fare una maglia alta. Quindi ripetiamo, nello stesso punto di base sono andata a fare una maglia alta, 3 catenelle, una maglia bassa dove ho fatto la maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta dove ho fatto la maglia alta, la maglia bassa. Vedete? Da qui vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa e ripetiamo il motivo. Carico il filo, vado nell'arco successivo e faccio 6 maglie, 1 2 6 maglie alte, 3 4 5 e 6. Ve lo faccio rivedere. Vado nell'arco successivo, faccio una maglia bassa,
carico il filo, vado sull'arco successivo, nella seconda catenella vado a fare nello stesso punto, cioè in questa seconda catenella, una maglia alta, 3 catenelle di separazione, una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, carico il filo, una maglia alta, sempre in questa seconda catenella delle 3 dell'arco. Vado nell'arco successivo, faccio la maglia bassa, ve lo faccio vedere fino alla fine perché vedete sono alla fine. Qua vado nell'arco successivo e faccio ancora le mie 6 maglie alte, stiamo ripetendo 2 3 4 5 e 6. Vado nell'arco successivo, faccio la maglia bassa, da qui carico il filo, qui avevamo delle catenelle volanti, vado nella seconda e faccio una, non sono nella seconda, qua, ecco qui, faccio una maglia alta morbida, 3 catenelle e nello stesso punto di base dove abbiamo fatto la maglia alta vado a fare la maglia bassa, sempre lavorata morbida. Questi giri di inizio e del termine del giro vi consiglio di lavorarli morbidi perché altrimenti poi quando andate a cucire il fianco o la spalla si vede che tira. E questo è il secondo giro. Giriamo il nostro lavoro. Terzo giro del motivo. Mi alzo con 1 2 3 4 e 5. Vedete questo subito primo arco che trovate, entrate però vicino verso sinistra e fate una maglia bassa. Da qui una catenella, carico il filo, andiamo a lavorare su queste 6 maglie alte che hanno formato un ventaglio, andiamo a lavorare una raggiera, quindi entriamo nella non sbagliatevi a entrare nella maglia bassa, entrate nella maglia alta, la prima del ventaglio, e fate una maglia alta, una catenella, carico il filo, maglia alta nella seconda maglia sottostante, una catenella, carico il filo, maglia alta nella terza maglia sottostante, una catenella, carico il filo, maglia alta nella quarta maglia alta sottostante, una catenella, carico il filo, maglia alta nella quinta sottostante, una catenella, carico il filo, maglia alta nella sesta sottostante. Ok, abbiamo fatto una raggiera. Da qui una catenella, vado, vedete questi 2 archi che abbiamo lavorato prima, vado nel primo, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, carico il filo, vado sulla maglia bassa seguente, faccio una maglia alta, 2 catenelle, vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa, una catenella e andiamo a ripetere la nostra raggiera sul ventaglio successivo. Quindi carico il filo, non lavorate sulla maglia bassa, andate sulla maglia alta, la prima delle 6, fate la stessa lavorazione che abbiamo appena eseguito precedentemente, una maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla seguente, una catenella, una maglia alta sulla seguente, una catenella, maglia alta sulla seguente, una catenella, maglia alta sulla seguente, una catenella, una maglia alta sulla seguente, per un totale di 6 maglie alte divise da una catenella. Ok, di nuovo una catenella, qua abbiamo i 2 archetti, vado nell'arco, nel primo faccio la maglia bassa, 2 catenelle, carico il filo, maglia alta sulla maglia bassa seguente, 2 catenelle,
vado nell'arco seguente, faccio la maglia bassa, una catenella, e di nuovo vado a fare le 6 maglie alte sulla mia raggiera divise da una catenella. Vedete? Ormai finiamo il giro insieme, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, siamo 4, maglia alta, catenella e l'ultima maglia alta, ok, una catenella di separazione e finiamo il giro andando, vedete qua avevamo fatto, c'è un archetto qua, vedete qua, andiamo, entriamo, facciamo una maglia bassa e finiamo come abbiamo finito, come all'inizio, lavorando 2 catenelle, carico il filo, vado qui nel punto, nella maglia bassa, in questo punto, quindi vedete che qua c'è questo archetto, andiamo qua e facciamo la maglia alta morbida, ok, giriamo, guardate che a questo punto vi sembrerà che lo dico perché dopo mi arrivano i commenti che il lavoro, vedete, si allarga, poi però con il giro, il primo giro del motivo successivo ritorna la maglia bella lineare. Adesso giriamo la lavorazione e facciamo l'ultimo giro del motivo. L'ultimo giro ci alziamo con una catenella, entriamo nello stesso punto di base e facciamo una maglia bassa. Da qui andiamo a lavorare direttamente sulla raggiera, quindi carico il filo, salto questo arco, vedete, salto anche questo di una catenella, vado sulla prima maglia alta della raggiera e faccio la maglia alta. Adesso dovete stare attenti. Allora, poi carico il filo, vado nello spazio successivo, faccio una maglia alta, carico il filo, vado sulla maglia alta successiva, faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2, carico il filo, vado nello spazio, faccio una maglia alta, carico il filo, vado sulla maglia alta, faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, carico il filo, infatti vedete, seconda maglia alta, carico il filo, vado nello spazio, una maglia alta, carico il filo, vado sulla maglia alta, faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2, carico il filo, vado nello spazio, faccio una maglia alta, carico il filo, vado sulla maglia alta, faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, carico il filo, vado nello spazio, faccio una maglia alta, carico il filo, vado sull'ultima maglia alta e faccio una maglia alta, ve lo dico ancora. Allora, qui avevamo 6 maglie alte divise da uno spazio di una catenella. Sulla prima lavoriamo solamente una maglia alta, negli spazi di una catenella una maglia alta, sull'ultima maglia alta una maglia alta, sulle maglie alte centrali che sono 4 lavoriamo 2 maglie alte per ogni maglia alta sottostante, ad eccetto della prima e dell'ultima. Allora, ora da qui saltiamo l'archetto della catenella, saltiamo l'arco questo più grande, andiamo sulla maglia alta e facciamo una maglia bassa e da qui andiamo direttamente sull'altra raggiera, quindi carichiamo il filo, saltiamo i 2 spazi, 1, 2, sono 2 archetti e andiamo a lavorare la stessa lavorazione che abbiamo lavorato su questo primo ventaglio. Maglia alta su maglia alta nello spazio e adesso sulla maglia alta seguente 2 maglie alte sullo stesso punto di base,
ve lo faccio rivedere, una maglia alta nello spazio di una catenella, 2 maglie alte sulla maglia alta, quindi nello stesso punto di base, 1 e 2, una maglia alta nello spazio, 2 maglie alte nello stesso punto di base nella maglia alta, 1 e 2, una maglia alta nello spazio, 2 maglie alte sulla maglia alta, quindi nello stesso punto di base, una maglia alta nello spazio e una maglia alta nell'ultima maglia alta. Quindi da qui andiamo sulla maglia alta saltando 2 archi, facciamo la maglia bassa e da qui andiamo ancora a lavorare sull'ultimo ventaglio. Ecco, vedete che ho lavorato tutti e 3 i ventagli e da qua chiudiamo il giro facendo una maglia bassa. Vedete qua avevamo le 5 catenelle, nella terza, sempre lavorando morbida, questa maglia del lato, dei 2 lati da cucire. Allora, questo è il motivo. Adesso ripetiamo il primo giro insieme perché lo andiamo a inserire sul motivo, mentre qua siamo partiti sulla catenella. Vi faccio vedere quindi a rifare il primo giro sul motivo. Allora, partiamo con 1, 2, 3, 4, 5. Allora, entriamo ora nel primo gruppo di maglie. Vedete queste 2 che avevamo lavorato 2 nello stesso punto di base, quindi andiamo a saltare. Stiamo contando sul ventaglio, andiamo a saltare 1, 2, 3 maglie alte. Tra la terza e la quarta, in mezzo, non so, dentro, in mezzo, vedete che è il gruppo di 2, andiamo a fare la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, andiamo in mezzo all'altro gruppetto di 2, quindi saltiamo 1, 2, 3, saltandone 3 siamo giusti all'interno, vedete, tra le 2 maglie lavorate nello stesso punto di base, all'interno, e facciamo l'altra maglia bassa, 3 catenelle di separazione, uguale, andiamo a cercare l'altro gruppetto che è questo di 2, vedete, 2 maglie nello stesso punto di base, andiamo a fare la maglia bassa, 3 catenelle di separazione e di nuovo andiamo dove c'è, vedete qua, le 2 maglie lavorate nello stesso punto di base, entriamo tra una e l'altra in mezzo e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, andiamo adesso a lavorare qua dove c'è la maglia bassa, quindi saltando le ultime 3 maglie alte del ventaglio, andiamo qui dove c'è la maglia bassa e facciamo la maglia alta, 2 catenelle di separazione e torniamo a lavorare sull'arco, quindi andiamo a cercare, vedete qua le maglie dove sono 2 nello stesso punto di base, entriamo in mezzo e facciamo la maglia bassa. Lo faccio rivedere, 3 catenelle di separazione, andiamo a cercare l'altro gruppetto che è qua, vedete, entriamo in mezzo tra le 2, facciamo la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, andiamo a cercare l'altro gruppetto che è questo, vedete che sono 2, entriamo in mezzo e facciamo la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, di nuovo andiamo a cercare, vedete, il gruppo di 2 nella stessa maglia di base, entriamo in mezzo e facciamo la maglia bassa e formiamo 3 archetti, vedete, praticamente andiamo a costruire come sotto dove ci sono i 3 archetti, gli archetti che mi servono insomma per sviluppare il motivo. Da qua 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto le ultime 1, 2, 3 maglie alte di questo arco, vado sulla maglia bassa seguente tra un arco e l'altro e faccio la maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado a lavorare anche su questo arco, quindi cerco, vedete, le 2 maglie, ci ho
fatto vedere, 3 catenelle, cerco le 2 maglie e vado in mezzo, 3 catenelle, cerco le 2 maglie e vado in mezzo, 3 catenelle, cerco le 2 maglie e vado in mezzo e termino il giro con 2 catenelle e una maglia alta, quindi carico il filo qui dove c'era la maglia bassa del giro precedente. Mi raccomando, lavoratela morbida e dopo la cucitura così non tira. Ecco. Adesso continuiamo la lavorazione degli altri 3 giri come vi ho già fatto vedere. Stiamo già facendo il secondo motivo, quindi faccio le 3 catenelle, carico il filo, entro nella stessa maglia di base, faccio la maglia alta, da qui salto il primo arco, vado nel secondo, faccio la maglia bassa, da qui carico il filo, vado nell'arco seguente e vado a fare le 6 maglie alte come abbiamo lavorato qui appunto nel secondo giro, e siamo al secondo giro infatti. Quindi continuate la lavorazione di questi giri di questi motivi che si ripetono fino ad arrivare alla vostra lunghezza ideale. Arrivati alla vostra lunghezza ideale, vi fermerete sul giro di questi archetti di 3 catenelle di questo giro, perché andremo a fare l'ultimo giro come questo. No, scusate, mi sono sbagliata. Vi dovete fermare scusate, sul terzo giro, quindi 1 2 3 della raggiera. Ecco, vedete, ho fatto dei giri così non ci sbagliamo. Vedete, sono arrivata a lavorare, vedete, il secondo motivo, il terzo giro della raggiera, ed è qui che vi dovete fermare alla vostra lunghezza desiderata per poi finire l'ultimo giro con i pippiolini. È veramente facile questo capo da realizzare. Quindi andremo a fare l'ultimo giro per la finitura, una catenella, rientriamo nello stesso punto di base, facciamo una maglia bassa, andiamo a fare lo stesso giro, però mettiamo dove avevamo messo le 2 maglie alte nello stesso punto di base, inseriamo il pippiolino, quindi partiamo con la maglia alta sulla prima maglia alta della raggiera, la maglia alta nello spazio di una catenella, sulla maglia alta seguente andiamo a fare una maglia alta, il pippiolino, quindi 1 2 3 4 e lo chiudiamo con la mezza maglia bassa e nello stesso punto di base un'altra maglia alta nello spazio, maglia alta sulla maglia alta seguente, pippiolino, 4 catenelle, 3 4, chiudiamo con la mezza maglia bassa, una maglia alta nello stesso punto di base, maglia alta nello spazio seguente, maglia alta sulla maglia alta seguente, pippiolino, 1 2 3 4 catenelle, andiamo a chiudere con la mezza maglia bassa, carico il filo nello stesso punto di base, un'altra maglia alta nello spazio seguente, maglia alta sulla maglia alta seguente, pippiolino, 1 2 3 4 catenelle, andiamo a chiuderle con la mezza maglia bassa, maglia alta sullo stesso punto di base, maglia alta nello spazio, maglia alta su maglia alta. Ok, ecco qua. Poi saltiamo 1 2 archi, andiamo sulla maglia alta, facciamo la maglia bassa che è quella che abbiamo lavorato anche qua all'inizio, la faremo anche alla fine del giro, e di nuovo partiamo lavorando sull'altro arco, quindi la maglia alta
sulla maglia alta, sulla prima, la maglia alta nello spazio, maglia alta sulla maglia alta, il pipiolino e così via, come vi ho appena fatto vedere. E questo è l'ultimo giro di finitura. Questo è il motivo. Finiti i nostri due pannelli, nella larghezza e nella lunghezza desiderata, andiamo a prendere 8 marcapunti e andiamo a calcolare i nostri scalfi e le nostre spalle. Allora, la spalla è a piacere, io voglio fare una scolatura a barchetta, potete fare anche più stretta, però dovete ricordare che poi dovete entrare con la testa, quindi tenete presente che quando avete unito le due parti dovete passare con la testa. Io ho deciso di fare solamente una spalla piccolina di un motivo, perché voglio, dato che è comunque accollata come maglia, la voglio almeno a barchetta. Quindi vado a mettere, vedete, un marcapunti qui dove finisce un motivo. Nel mio caso un calcolo, vedete questi archetti, calcolo 1 2 3 4, nel quinto archetto, qui dove finisce il quinto, vado a mettere il marcapunti. Addirittura possiamo mettere dove c'è la maglia bassa, così andiamo a cucire meglio le parti. Ok, e uguale faccio dall'altra parte, quindi vado a contare gli archetti, 1 2 3 4 5, qui dove c'è la maglia bassa metto poi una catenella, metto il marcapunti. Ok, poi vado a calcolare i scalfi e qua anche qua dovete vedere il vostro braccio di che misura è, ma poi non so che taglia voi state facendo, quindi dovete appunto fare delle prove, magari unire le due parti solo con un puntino e vedere se passate, se è il vostro scalfo, oppure ve lo misurate. Vedete, io andrò a fare lo scalfo di, non so se fare 20 o 18, vediamo, faremo 20, quindi vado a calcolare dove ho il mio 20. Il mio 20 finisce su questo giro, ma non è uguale per tutti, quindi andrò a mettere il marcapunti in questo punto dove mi fa 20, dove voglio io lo scalfo. Ok, poi vedrò magari se è troppo lungo lo sposto. L'importante è che dalla parte opposta poi il marcapunti sia, vedete, nello stesso punto. Quindi vado bene, seguo il disegno e metto il marcapunti di là. Naturalmente dovete fare l'altro pannello mettendo i marcapunti nello stesso posto, cioè, perché poi andiamo a cucirli insieme. Quindi vado a prendere l'altro pannello e faccio la stessa cosa. Vado ora ad appoggiare i due pannelli. Io ho tenuto come diritto, dato che sono lavorati in giro di andata e ritorno, ho tenuto, quindi non c'è un diritto, però ho tenuto come diritto l'ultimo giro, quello dei pipiolini, quindi io avvicino, cucirò sul diritto, questo è l'ultimo giro diritto e anche questo l'ultimo giro diritto. Vedete, unisco, comincio a cucire unendo le mie parti. Mi aiuteranno nella cucitura i motivi, quindi non è difficile da fare. Vedete, unisco, qui si parte unendo le due maglie basse, perché c'è la cappa, no? C'è il ventaglio, andiamo pian piano, perché il primo punto è importante. Vedete, unisco
Mi raccomando, la cucitura deve essere non troppo tirata ma neanche troppo morbida, perché così non si nota nemmeno, vedete. Mi aiuterò con i motivi, quindi avvicinerò un motivo con motivo fino ad arrivare, vedete qua ci sono i marcapunti, a cucire fino unendo i due marcapunti. Quindi una cucitura morbida, prendendo solamente le catenelle esterne. In questo modo andremo a cucire. Io di solito ci metto un po' a fare la cucitura, sto attenta di fare una cosa esteticamente invisibile, quindi andrete a cucire sia i fianchi che le spalle, dopodiché ci troviamo qua e faremo veramente una piccolissima rifinitura perché già è molto lavorato. Ecco qua ragazze, ho cucito le 4 parti, ora mi ritrovo da rifinire una scollatura e due giro maniche. Semplicemente, veramente una cosa semplice, andremo a fare delle asoline, entriamo in un punto qualsiasi della nostra catenella d'inizio, poi andremo a fare anche sulle maniche, semplicemente andiamo a fare un nodo d'inizio, mettiamo sull'uncinetto e senza calcolare distanze, niente, così un pochettino andando dunque sul giro collo abbiamo la catenella di inizio, possiamo magari anche calcolare, ma sulle maniche cerchiamo di fare una cosa omogenea, degli asoline omogenee con la distanza giusta una dall'altra senza nessun problema, una cosa proprio perché sarebbe anche bella finita così perché è molto lavorata. Allora entriamo, vedete, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa, qualche catenella, vediamo 1 2 3, facciamo 4, vediamo, saltiamo, possiamo saltare 2 maglie o ne facciamo 5, allora facciamo una solina di 5 catenelle, saltiamo 2 maglie, andiamo in quella seguente e facciamo una maglia bassa. Se invece le vogliamo più strette, che forse sta anche meglio, facciamo di 4 catenelle e saltiamo solamente una maglia di base, andiamo nella seguente, facciamo la solina, poi vedete un po' voi come vi piace. 4 catenelle, vediamo, saltiamo una maglia e facciamo la solina, dopo vedete così, semplicemente un bordino, 4 catenelle, saltiamo una solina, una maglia di base e facciamo la solina, vedete, è una cosa proprio semplice semplice. 4 catenelle, 3 4, facciamo la nostra solina. Proviamo ad andare avanti un po' così vi rendete conto della lavorazione. 4 catenelle, saltiamo una maglia di base o 2 come volete e facciamo la solina. Ancora 4 catenelle e la solina, maglia bassa. Questo è un bordino semplicissimo, vedete come viene, e con questo andremo a rifinire sia la scollatura, vedete vero, sia la scollatura che i giromaniche. Dopodiché questa magliettina semplicissima, comodissima da portare anche in viaggio, su un pantalone bianco, su una gonna fantasia, oppure una gonnellina, una minigonna in jeans, oppure fare un copricostume anche lungo, si può fare anche una gonna con una lavorazione così, mettiamo poi, facciamo appunto in queste, mettete che questo sia un girovita,
mettiamo dentro in queste asoline eh, una coulisse, sempre fatta con una catenella, possiamo fare anche una gonna, quindi veramente una cosa semplicissima da adattare. Vedete, ecco, la cucitura è venuta, vedete, perfetta, non si vede assolutamente, e con questo tutorial facile e anche veloce da lavorare, se avete un filato come me non troppo sottile. Vi ho lasciato questo tutorial breve perché adesso io mi assento per una piccola vacanza, quindi vi saluto, vi do buone vacanze anche voi e un proseguimento, vi auguro una buona estate e ci vediamo a breve. Quindi vi abbraccio, vi saluto, alla prossima, ciao ragazze.